That means going here, there is a fountain. Attenzione, adesso ci sarà la conferenza da questa devota speciale, Janava. Io la conosco da tanti anni, ci siamo conosciuti a Vrindavana e poi a Dallas, no? E lei è la moglie di Mahatma Prabhu, che molti di voi conoscono. È venuta a fare un giro turistico in Italia e così ha pensato di venirci a trovare. E noi siamo molto felici di averla qui con noi oggi e quindi ascoltiamola con molta attenzione. Hare Krishna. Volevo anche aggiungere che è una counselor relazionale a livelli mondiali. Ok. È il suo proprio lavoro. La sua professione. Thank you. Can you hear? I don't know if they can hear you. Hare Krishna. Yeah, louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna. Let's chant one mantra together because it really set the tone nicely, okay? Ok, cantiamo insieme tutti un mantra che mette l'atmosfera giusta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perfecto. I hope that's a tone. So I'm really happy and honored to be here. Sono molto felice e onorata a essere qui. Thank you for inviting me. Grazie per l'invito. My first time to Italy, but hopefully not my last. È la mia prima volta in Italia e spero non l'ultima. You can count. Ho detto che ci può giurare. Grazie. So I was invited to speak about relationships because I mean, you wouldn't really call yourself an expert, but I'm a relationship expert. E sono stata invitata a parlare di relazioni perché effettivamente sono un'esperta di relazioni, confermo il suo lavoro. I work with couples, I work with families, I just work with people trying to improve their relationship. Lavoro con le coppie, lavoro con le famiglie, lavoro con le persone e cerco di far sì che migliorino le loro relazioni. And relationships are pretty much the basis or the core of our happiness or our distress. E le relazioni sono la base e il cuore della nostra felicità e anche del nostro rilassamento, del nostro star bene. And there's so much research and data to back that up. E c'è così tante ricerche, così tanta informazione che confermano tutto questo. The research says that people who have healthy and happy relationships live 4 to 8 years longer than people who have unhappy relationships. Le ricerche dicono che le persone che hanno relazioni felici e amorevoli vivono da 4 a 10 anni in più di quelle che purtroppo non ne hanno. People who have happy, healthy relationships are 75% less likely to get infectious diseases. E le persone che hanno relazioni sane e felici, al 75% è probabile che loro si ammalino di relazioni infettive delle persone che purtroppo non ne hanno. Sì. Al 75% non hanno la probabilità di prendere Sì, di meno, al 5%. People who have healthy, happy relationships don't have to go to the gym and work out really hard. Their immune systems are just naturally stronger. E le persone che hanno relazioni felici e amorevoli non devono andare in palestra per star bene perché il loro sistema immunitario è forte da solo. People who have healthy, happy relationships, they just emanate happiness and give that to other people in the world. Le persone che hanno relazioni felici e sane e semplicemente emanano felicità e danno questa gioia alla gente. They are less likely to suffer from depression and all kinds of mental and emotional illnesses, as well as suicide.
È molto meno probabile che soffrano di depressioni, di tutta una serie di malattie psicologiche, ma anche di suicidio. So we cannot emphasize enough how important it is to cultivate and work on and put attention and care into any kind of relationship we have. Per quello non è mai sufficiente sottolineare quanto è importante coltivare, a far sì di avere e sviluppare e vivere in relazioni armoniose nel mondo. So whether it's your child or your parent or your spouse or your coworker, può essere del figlio, dei genitori, del marito o magari del collega di lavoro. or whatever else, we should put as much energy into our relationships with them as we do with our relationship with ourselves. Chiunque sia, dovremmo mettere tanta energia nella relazione verso di loro, tanta quanta la mettiamo verso noi stessi. I like to use the example of a bank account. Mi piacerebbe usare l'esempio di un conto corrente. Think of every relationship you have with another person as an emotional bank account. E immaginate qualsiasi relazione che avete con un'altra persona come un conto corrente emozionale. And every time you have an exchange with them, E ogni volta che avete uno scambio, you're either making a deposit or a withdrawal. e versate o ritirate dei soldi. And if you're making lots of deposits, E se versate parecchio, that's really putting money and investment into the bank e quello fa sì che ci siano soldi e investimenti nella banca, so that there's this cushion of goodwill between the two of you. così c'è un cuscinetto di buona volontà tra le due persone. Vice versa, Invece, il contrario, every time you have a negative exchange with that person, ogni volta che si ha un scambio negativo con quella persona, you're making a withdrawal. state facendo un prelievo. And we know what happens when we make lots of withdrawals from the bank account and we're not making many or any deposits. E sappiamo cosa succede quando quando ritiriamo tanti soldi dalla banca e non facciamo nessun deposito. The checks get overdrawn. E gli assegni praticamente non vengono coperti. There's no more money in the bank. Non ci sono soldi in banca. The collection companies start calling you. Ci stanno chiamando le agenzie di riscossimento credito. And it causes all kinds of problems in your life. E crea tutta una serie di problemi nella vostra vita. So we want to learn how to stop making withdrawals. Per quello vorremmo cominciare a imparare come fermarsi a fare dei ritiri alla banca And start making more deposits. e cominciare a fare più depositi. And there's something very interesting. It's called the 5-to-1 ratio. E c'è qualcosa di molto interessante che si va dalle 5-1 percentuale. So the research shows Perché le ricerche dicono that negative exchanges are so much more impactful and powerful than positive exchanges. Dicono che gli scambi negativi sono molto più potenti e impattanti di quelli positivi. They cover or eclipse the positive ones. E coprono addirittura eclissano, cioè fanno sì che spariscono tutti gli scambi positivi fatti. So for every one negative exchange that you have with somebody, Per quello ad ogni scambio negativo che avete con una persona, you have to do 5 positive ones to counteract. dovete fare The 5 one positive negative one. per arrivare alla pari con quello che è successo con quella negativa. I was working with a couple once. Una volta stavo lavorando con una coppia, They were having a lot of problems. avevano tantissimi problemi. And one of the complaints that the wife had E una delle lamentele che aveva la moglie was that her husband would say critical things to her and put her down a lot. è che il marito purtroppo le diceva tante cose negative e la faceva sempre sentire a disagio.
So they're sitting in my office and she's telling me all these things. Per quello seduto sul mio ufficio, lei mi sta dicendo tutte queste cose. And then the husband said, "But just this morning I told you what a great cook you are." E il marito fa, sì, ma stamattina ti ho detto quanto sei brava a cucinare. And she said, "So what? E lei fa, e con questo? One positive thing. È una cosa positiva. But you told me this negative thing, and that negative thing, and this negative E mi ha detto thing." questa è negativa, questa cosa è negativa, quell'altra cosa negativa. So the one positive cooking compliment Per quello il complimento, l'unico complimento positivo del cucinare bene, meant nothing, non contava nulla. because that emotional bank account Perché quel conto corrente emozionale was so empty. era così vuoto. So if you walk out tonight with anything that you might remember from this little talk we have tonight, Per quello se uscite fuori di qua ricordandosi magari un'unica cosa dalla nostra chiacchierata di oggi, remember 5-1. ricordatevi 5-1. Now, I want to talk a little bit about things that get in the way of having good relationships. Ok, adesso vorrei parlare delle cose che si mettono in mezzo, cioè fanno l'ostacolo per far sì di avere delle relazioni buone, positive. In other words, sometimes we want to have a really good relationship, but we don't know how to. Per quello succede che alcune volte noi vogliamo avere delle buone relazioni, ma non sappiamo come. We keep doing things to hurt the relationship, and we don't know how to stop, even though we might want to. Continuiamo a fare delle cose che fanno del male alla relazione, vorremmo fermarci, ma non sappiamo come farlo. Or we think we're doing things nicely, and we don't quite understand why we're not getting the response and reciprocation we want. O pensiamo di fare delle cose positive, però non riusciamo a capire perché non abbiamo la risposta che noi vorremmo avere equivalente al nostro sforzo. It's probably because we are doing things that are hurting the relationship without even realizing it. Probabilmente perché facciamo delle cose che fanno del male alla relazione senza nemmeno rendercene conto. So my teacher, who is a very world-renowned relationship expert, Per quello la mia insegnante, che è una insegnante delle relazioni a livello mondiale, di fama mondiale, his name is Dr. John Gottman. You may have heard of him. e il nome è John Gottman, può darsi che l'avete anche sentito nominare. He came up with this sort of analogy, I guess you could say. Ha trovato questo tipo di analogia, si potrebbe dire. He said there are 4 destructive behaviors, Ha detto che ci sono 4 comportamenti distruttivi and he compared them to the 4 horsemen of the apocalypse. e li ha paragonati con gli 4 cavalieri dell'Apocalisse. I don't know how many of you are familiar with the 4 horsemen of the apocalypse. Non so quanti di voi conoscete i 4 cavalieri dell'Apocalisse, poi vi faccio scuola. I wasn't before I learned this, Io non lo sapevo prima di venire a conoscenza. but it's in the Bible, it's in the Christian Bible. È nella Bibbia cristiana. And basically, the 4 horsemen of the apocalypse come to cause destruction to the universe. E praticamente i 4 cavalieri dell'Apocalisse e la parte finale dell'Apocalisse, praticamente la distruzione di tutto, avvengono per creare il caos. So there are 4 horsemen of the apocalypse behaviors. Per quello ci sono 4 comportamenti distruttivi come i cavalieri dell'Apocalisse. I'm going to share them with you tonight. E li condividerò con voi stasera. And the good news is that I'm going to share with you the antidotes. E la cosa però bella è che condividerò con voi anche l'antidoto. You know what an antidote is? Sapete cos'è un antidoto? If you get bitten by a snake, Se l'antidoto è qua, se qualcuno viene morso da un serpente, right out here on, what's the name of the street here? Nadi. Yeah, if you get bitten out here on a naughty street by a snake, E se qua fuori in via siete qualcuno che si morde un serpente, you'll need to get to the nearest doctor's office to get your antidote. dovete correre all'ospedale più vicino per prendere l'antidoto. So, yeah, unlikely that's going to happen, but Per fortuna non accadrà. you never know. Okay, so we're going to start with number 1. Allora cominciamo col primo.
So the first horseman of the apocalypse is called criticism. Allora, il primo cavaliere dell'Apocalisse si chiama criticismo. And criticism is when you attack somebody. E criticissimo, cioè criticare, vuol dire quando tu attacchi qualcuno. Not physically, Ovviamente non fisicamente, but you make them feel like there's something wrong with them. però fai sì che loro si sentono che ci sia qualcosa di sbagliato in loro. Like they have a personality defect. Come se avessero un problema di personalità. Like they're just not as perfect as they should be. Non sono sufficientemente perfetti come dovrebbero essere. Like it's not you that's causing the problem, it's them that's Cioè, causing the problem. non sei tu che causi il problema viene causato da loro. So I'm going to give you some simple examples. Vi do degli esempi molto semplici. And you can apply this accordingly to any particular relationship that you would like to or need to. E voi potete applicare questa cosa in qualsiasi relazione che voi vorreste in questo momento mettere in pratica. So let's say I'm going to use my husband as an example a lot because I'm married and it's just funny. E userò mio marito come esempio perché sono sposata e che anche è un passato He divertente. was also using you when he was coming Oh, here. okay, Yes, so I'm going to get back. E poi suo marito usa lei come esempio per quello, è uno scambio. But these are not real examples. Ma non because sono he's esempi perfect. reali, che siamo. He's perfect. Yeah. Lui è perfetto, Yeah. confermo. But you I don't. confermo. You can use this with your kids or like with your parents, with your roommate, with anybody. So just know this is applicable to any relationship. Lo potete fare con i vostri figli, con il vostro compagno di casa, con i vostri vicini, cioè è applicabile in qualsiasi tipo di relazione. So if I want my husband to get off the sofa and stop watching television, Perché se voglio che mio marito si alzi dal divano e smetta di guardare la televisione, and I launch into a critical comment to try and get that achieved, e uso un commento lo sto criticando per ottenere questo, it might sound something like this. può darsi che sembri così. Why are you so lazy? Perché sei così nulla facente? Can't you just get up and do what you're supposed to do? Non puoi alzarti e fare quello che dovresti fare? You always... Oh, okay, so that's one. So let me come up with another one. For Ok, him. questa è la prima. Si può c'è un'altra. Let's say he leaves the dishes in the sink all the time. And Diciamo che non lascia sempre i piatti non lavati nel lavandino. you always leave the dishes in the sink, and I'm sick of it. Cioè, lei dice, sei sempre lì a lasciare i piatti nel lavandino e io sono stanca, sono stufa. Let me come up with one more. Let's say okay, here's another one. Ok, c'è un altro. You always leave your clothes by the side of the bed. Why can't you just pick up yourself like a civilized person? Molli sempre i vestiti giù dal letto, perché non li metti in ordine come una persona civile? So I've just pointed out all these things in him that are wrong and bad, and he's not going to respond in kind. Ok, per quello ho fatto presente tutte queste cose negative di lui che sono sbagliate, che non vanno bene, e ovviamente lui non è che mi risponderà in bontà. Because when somebody talks to you and says words like you never, you always, Perché quando qualcuno ti dice di fare tu mai, tu sempre, why can't you? ma perché no? What's wrong with you? Cosa c'è che non va in te? It's like little arrows going in your heart. È come piccole freccette che entrano nel tuo cuore. Maybe even big arrows sometimes. Delle volte anche delle grandi It frecce. depends on if it's a serious topic. Dipende se l'argomento è abbastanza importante. And what happens is these little alarms go off in your head. E succede che in quel momento partono dei piccoli allarmi nella testa. It's a physiological response to feeling that you're being attacked. È una risposta fisiologica dell'atto di essere sotto attacco. And so it's very unlikely, unless you're very, very simpatico with that other person, È molto probabile, a meno che sei molto empatico con quella persona, unless that bank account is so full and abundant, a meno che quel conto corrente è così pieno e così abbondante,
it's very likely that you will not say, "Oh, honey, I'm sorry. You're right. I'm so lazy and I should get up. Let me turn that off right now. What can I do for you?" È molto probabile che non dicono: "Oh amore, perdonami, sì, hai ragione, sono così, non la facete, adesso spengo televisione, mi alzo, dimmi che cosa vuoi che faccio per te." Or, "I do always leave my dishes in the sink. I'm sorry. Let me go wash them right now. And I'm going to wash the dishes and cook dinner every night for the next 2 weeks." Oh sì, scusami, è vero, io lascio sempre i piatti sul lavandino, adesso vado a lavarli e cucino e lo farò sempre, laverò i piatti tutti io, cucino sempre io per le prossime 2 settimane. Or, "I do always leave my clothes by the side of the bed, and I'm not going to do that anymore. In fact, I'm going to pick them up right now, and I'm going to do the laundry for the next 2 weeks." Ok, sì, è vero, mi dispiace che ho lasciato accumulato i vestiti accanto al letto, non lo farò mai più, anzi adesso prendo, li raccolgo e faccio anche la lavatrice per le prossime 2 settimane. Thank you for pointing at my defects. Grazie per avermi fatto presente i miei difetti. I am at your service. Sono al tuo servizio. That's not going to happen. Questo non accadrà. I can guarantee you that 100%. Ve lo posso garantire un 100%, non accadrà. So I'm going to share with you the antidote to criticism. Allora adesso vi darò l'antidoto all'essere criticati. This is called a gentle startup. E si chiama una startup, un inizio gentile, di gentilezza. Let me give you a piece of, let me give you a statistic. Vi do una statistica adesso. 96% of the time, 96% del tempo, however a conversation begins, con qualsiasi modo una conversazione comincia, is how it ends. è così che finisce. So if you begin a conversation with a negative, critical attack, Per quello se cominci una conversazione con un commento negativo e critico, it's going to go down what we call a rabbit hole. e praticamente andrà giù in quello che si chiama praticamente il buco del coniglio. Before you know it, you're going to start arguing about this and about that and about this and that, and it's just going to turn out a disaster. E senza manco che ve ne accorgete, si comincerà ad argomentare di questo è stato, di qua e di là, e sicuramente finirà un disastro. You won't even remember what the argument began with. Non vi ricorderete nemmeno perché avete cominciato a bisticciare. Because there's going to be attacks and counterattacks and attacks and counterattacks, because there's all this emotional mechanism happening where people feel attacked and they have to defend themselves, and it turns into a whole physiological experience. Perché praticamente comincerà, perché non vi ricorderete perché saranno attacchi contro attacchi durante tutto questo percorso, per quello sarà voi siete così stressate, diventerà un'esperienza così pesante proprio anche a livello fisiologico. Only 4% of the time can you actually start a conversation in a negative way and somehow repair it so that it doesn't go south, but it goes E north. soltanto il 4% delle volte si può eventualmente cominciare una conversazione in maniera negativa e finirla in maniera positiva, evitando che vada praticamente a fondo. That's a very, very small percentage. È una percentuale estremamente piccola. So by using a gentle startup, Per quello, cominciando, facendo un inizio gentile, and I'll give you an example of how to do it, e adesso vi darò un esempio come farlo, you set yourself up for the greatest chance of success. e vi date la possibilità di avere la maggior parte del successo. So let's go back to those examples Torniamo agli esempi di prima, where I criticized my husband, dove ho criticato mio marito, and I'm going to give you an example of how to use a gentle startup. e vi darò l'esempio di come invece fare un inizio gentile. Now, granted, these are simple scenarios, Che sia chiaro, queste sono cose garantite, sono degli scenari molto semplici, molto basilari. but it can be used even for more serious, in-depth, emotionally charged scenarios. Ma può essere usato anche in scenari molto più pesanti e anche molto più carichi emotivamente. And I'll explain that after I do E dopo lo this. spiegherò. Okay, so we started with, the getting off the couch. Okay, so I know you've had a hard week at work. E
allora puoi dire siamo soddisfatti. And you deserve some downtime. Sì, so che hai avuto una settimana difficile al lavoro e effettivamente ti meriti un po' di relax. But I was wondering if you wouldn't mind turning off the television Ma mi now chiedevo se non ti dispiace spegnere la televisione and just helping me cook dinner. e darmi una mano a finire di cucinare, di fare la cena. That way it will be ready sooner and we can eat E così sarà pronta prima e possiamo mangiare. before it gets too late. Così, e prima che diventi troppo tardi. And then we can have a nice evening together. E dopo possiamo stare bene insieme. That's a lot nicer. Questo è effettivamente è molto più buono, è molto più gentile. The worst thing that could happen La cosa peggiore che può accadere is he says, "You're right, I have had a really hard e week. dice, sì, hai ragione, ho avuto una settimana difficile al lavoro And I am really tired. e sono veramente stanco And I just need some more time." e ho bisogno semplicemente di ancora più tempo. And then I could say, "Sure, no problem. How much time?" Sì, va bene, giusto, hai ragione. Quanto tempo? And he could say, "I just 10 more minutes." Sì, puoi rispondere, altri 10 minuti? Okay, I'll say, "Okay, great. I'll come back and get you." Sì, ok, puoi rispondere sì, va bene, allora But tra 10 minuti ce ne parliamo. yeah, but probably he would just say, "Oh yeah, sure. Let me do that for you. I want to help you, and I know it means a lot to you." Sì, ma probabilmente non dirà così, dirà sì, certo, ti aiuterò, adesso ti alzo dritto perché so cosa vuol dire per te, quanto è importante per te. Does that make sense? Ha un senso? Fa un senso? Okay. Second scenario Was dishes. dishes. Oh yeah. Okay, so I've noticed you've been leaving dishes in the sink lately. Si può dire, ho notato che ultimamente lasci i piatti sul lavandino da lavare. I work hard just like you, Anch'io lavoro duramente come te and I don't always have time to, pick up, wash your dishes. I can barely get my own done. e spesso non ho tempo di stare dietro anche ai tuoi piatti quando malapena faccio in maniera di lavare i miei. So I'd really appreciate if you could just wash your dishes right after you use them, and that way the sink is always clean. Per quello mi sarebbe molto utile, molto buono se tu magari lavassi i tuoi piatti appena li hai usati, questo aiuterà per avere il lavandino sempre pulito, sempre in ordine. He'll probably say, "Sure." Probabilmente dirà sì, He may not get it done all the time. può Right? darsi che non lo faccia tutte le volte, Old habits die hard. perché fa morire delle vecchie abitudini è difficile. But I can kindly and lovingly remind him every time he forgets. Però posso amorevolmente e gentilmente ricordarglielo ogni volta che si dimentica. But what if he says, I don't have time to wash them either? E se dice, guarda, ma purtroppo manco io c'ho tempo per lavarli. Then I could say, well, let's come up with a system. Allora dirò, ok, troviamo un modo, Let's come up with a new system because obviously this one isn't working. troviamo una nuova maniera di fare che probabilmente quella che abbiamo adesso non funziona. And then we could set a time to actually have a discussion about maybe changing the system about how we keep the kitchen clean. E possiamo trovare un momento giusto per parlare, per trovare una nuova modalità per mantenere la cucina in ordine e cambiare la modalità che abbiamo adesso. It might sound very petty to you, like, why are we just talking about dishwashing? Può darsi che sembra molto banale, basale, perché stiamo parlando del lavare i piatti? But the data shows that there are about 5 things that tend to come up constantly, particularly in romantic relationships, couples who are living together. Sì, è vero, ma i dati ci dicono che sono 5 argomenti che continuano a uscire fuori come argomenti cardine quando si parla di relazioni tra coppie. But also in family system dynamics. Ma anche nelle dinamiche sistemiche delle famiglie. One is housework, Uno è fare i mestieri, even distribution of keeping things clean. e l'equa distribuzione del tenere le cose in ordine. One is finances. La seconda sono i soldi. People don't always agree how much we should spend, how much we should save, how much we should earn. Per quello spesso le persone non sono d'accordo su quando dobbiamo spendere, quando dobbiamo risparmiare, dove dobbiamo investire. One is children. La terza sono i figli. Should we have them? Dovremmo averli? How many should we have? Quanti?
Once we have them, Quando li avremo, how do we discipline them? come facciamo sì di insegnare la disciplina, di educarli? And so on and so E on. così via. Another one is in-laws and parents. Ok, la quarta sono gli suoceri e la famiglia in generale, allargata in generale. Not enough time to even go there. Non abbiamo manco tempo di andare fin là. There's a couple more. E ci sono un altro paio, But the idea ma l'idea is that using this gentle startup system è usando questo inizio gentile, amorevole, is a way that you could approach almost any topic è la maniera che potresti approcciare qualsiasi argomento, o quasi qualsiasi argomento, and start out on the right foot. e cominciare col piede giusto. So, if you're going to do a very big topic like the ones I just mentioned, Per quello se tiri fuori un argomento come quelli che ho appena accennato, make sure that it's a good time to even say something about it. e assicurati che è anche un buon momento di dire anche la minima cosa in merito. If the person you want to have an exchange with, but you know this is a really emotional topic, Ma la persona che vorresti avere uno scambio e sai che questo è un argomento molto emotivo, they're tired, sono stanchi, they're eating, stanno mangiando, they're absorbed in doing something on a device. sono assorti a fare qualcosa su qualsiasi strafanto che noi usiamo adesso elettronico. You know, don't just barge in and say, we have to talk. E non andate lì e dite, noi adesso dobbiamo parlare. That's not gentle. Questo non è gentile. You just say, there's something I really want to talk with you about. Si dovrebbe dire, senti, c'è questa cosa che vorrei veramente parlartene. And this is the topic. Questo è l'argomento. When would be a good time to have this conversation? Per te quando sarà il momento giusto per parlare di questa cosa? Set the date, set the time, Dimmi il momento, dimmi il giorno, dimmi l'ora. have a cup of tea, Ci beviamo una tazza di tè. and tisana. begin with this gentle startup. E cominciate con questo inizio gentile. It's based on respect. È basato sul rispetto. And in spiritual life, E nella vita spirituale all relationships are based on respect. tutte le relazioni sono basate sul rispetto. Respect for the other living entity, Rispetto delle altre entità viventi. respect for the fact that God is within them, Rispettare il fatto che Dio è dentro di loro. respect for the fact that they are given and sent to us by God. E rispettare il fatto che loro sono state date e mandate da Dio. Not to exploit them, Non per sfruttarle. not to take advantage of them, Non per manipolarle. but to love them and to care for them and to serve them. Amarle, prendersene cura e servirle. And I remind all my clients E io ricordo a tutti i miei clienti, that if one of your goals in life is to please God, se uno dei vostri scopi nella vita è quello di dar piacere a Dio, part of the way you can measure if you are pleasing God una delle maniere per capire se voi effettivamente quello che fate fa piacere a Dio is by the quality of your relationship. è dalla qualità delle vostre relazioni. If you have good, happy, healthy, loving relationships, Se avete relazioni buone, gentili, sane, amorevoli, then that's a sign that God is pleased. questo è un segno che Dio è compiaciuto. And if the relationships are toxic and unhealthy, Se invece le relazioni sono tossiche e non sono salutari, it's questionable how God is pleased, how happy God is with allora you. lì è questionabile capire quando effettivamente Dio è compiaciuto di voi. Okay, so let's get to the second horseman. Andiamo al secondo cavaliere dell'Apocalisse. The second horseman is defensiveness. E il secondo è la difesa. Defensiveness. È sempre difensiva. Defensive. Ed essere sempre in difensiva. And it's sort of that's what happens when we get criticized. È quello che succede quando veniamo criticati. We get defensive. Diveniamo difensivi. It's just a sort of our primitive human response to being, to feel that we're being attacked. È una reazione primaria del genere umano quando si sente sotto attacco. Unless, as I said, you're a very elevated, emotionally mature person. Almeno che tu non sei una persona emotivamente estremamente elevata. But most people react Ma tante persone reagiscono
versus respond. E reagiscono così alla come risposta. So defensiveness is like, saying like not taking responsibility for what's going on. E essere difensiva vuol dire non prendere responsabilità di quello che sta succedendo. Like denying it. Negandolo. Or even worse, turning it back on you. O ancora peggio, ricambiando, lanciando praticamente la palla. If I say to my husband, you're so lazy because you're on the sofa watching television all day long. Io dico a mio marito, sei così nulla facente tutto il giorno, di lì alla televisione praticamente sto sul divano. And let's say it's actually true. Diciamo che è vero. He's not going to say, like I said, oh yeah, you're right, I'm so sorry. Non dirà, ah sì, beh scusami, sì, certo, c'hai ragione, scusa. He's going to get defensive. Lui andrà nelle difensive. So he might say, yeah, well, maybe I do that, but you do. And then he's going to talk Si about... dirà, sì, beh, forse sì, hai ragione, lo faccio, ma tu invece fai e comincia a raccontare altre cose. He's going to start telling me all the bad things that I do. Poi quello comincerà a dire tutte le cose negative che io faccio. Or he might say, no, I don't. I don't watch TV all the time. This is the first time all week I've been lying here watching TV. O può dire, no, è vero, io non sono sempre qui a guardare la televisione. Questa è la prima volta in settimana che mi siedo a guardare la TV. So the antidote to defensiveness l'antidoto all'essersi, a mettersi in difensiva is to take responsibility. è prendersi la responsabilità. So let's say with the clothes on the side of the bed. Diciamo con i famosi vestiti accanto al letto. You're right, I'm sorry, I will pick them up. Sì, è vero, c'è ragione, li raccolgo. You do work as hard as I do. Anche tu lavori così duro come lavoro anch'io. And I should be more responsible and tidy like you are. E dovrei essere più responsabile, più pulito, tenere così in ordine come lo fai anche tu. Conversation over. Finito il discorso. But let's say I start saying, you do this and you do that and you do this, and some of those things are true and some aren't. Ma se invece comincio a dire, no, invece tu fai questo, alcune cose magari sono vere, ma altre magari non lo sono. And that's hard for someone to get this attack and that attack. So if you are going to go for it, one thing at a time, please. Per quello è poi difficile uno viene attaccato di continuo su tante cose, per quello si anche chiede, ti prego, parliamone di una cosa alla volta. Anyway, if I do say something, then yeah, he might say, well, you're right, I did do this and I did do that, but I didn't do that. Per quello si può dire, sì, è vero, ho fatto questo, però questo terzo no, non l'ho fatto. So just take responsibility what you're truly responsible for. Per quello basta prendersi la responsabilità di quello che effettivamente siete responsabili. You don't have to admit to doing things that you haven't actually done. Non dovete ammettere di aver fatto delle cose che in realtà non avete fatto. Does that make sense? Tutto chiaro? Okay. Third, I'm trying to speed things Yes. up. Third, horseman. Terzo cavaliere. Contempt. Accontentarsi. Contempt. C-O-N-T-E-M-P-T. It's a term they use in court in America. È un termine che viene usato nel tribunale in America. Vediamo di che cosa sta. Contemptuous. Disprezzo, ok. It's, my husband likes to say contempt is like criticism on steroids. Suo marito dice che il disprezzo è il criticismo con gli steroidi. It's kind of like borderline abuse. È quasi al limite dell'abuso. Like if my husband's trying to do a load of laundry in the washing machine. Cioè, perché mio marito sta cercando di fare la lavatrice. And he doesn't know how to use the washing machine. E non sa come usare la lavatrice. I might say something like, did you go to school? E potrei anche dirgli, ma sei mai stato a scuola? Sei andata a scuola? You know, or like, how old are you? Oh, quanti anni c'hai? It's so insulting. È così offensivo. Or let's say he's trying to put the clothes in the washing machine and do the wash. O magari sta cercando di mettere i vestiti dentro e lavarli. And I start rolling my eyes. E sono lì a far girare gli occhi. And maybe making sounds like, oh my God. E fare il solito fuffa adesso, cielo benedetto.
it makes somebody feel very incompetent and incapable. Fa sentire qualcuno molto incompetente e incapace. And we sort of live in a world where people have real insecurities and inferiority complexes. E viviamo in un mondo dove la gente ha veramente delle serie inferiorità e complessi di inferiorità e insicurezze. Mostly, I would say, due to social media. E soprattutto direi basati sui social media. But aside from that, this is just going to add to it. Ma a parte questo, questo comportamento aggiungerà su tutto quello che c'è già. So the antidote to contempt, Per quello l'antidoto al disprezzo, and this you can do in your family if you already have a family, if you already have kids or you live with your parents, is to create a culture of appreciation. e quello lo potete fare con la vostra famiglia, con i vostri figli, se avete appunto una famiglia, e creare una cultura di apprezzamento. What is the current culture of your household? Qual è l'attuale cultura della vostra famiglia? Is it based on all the things that they do and they are È basato su tutte le cose che ci sono e si fanno and they have, e hanno, or the things that they don't do, they aren't and they don't o have? le cose che non si fanno, non si hanno e non ci sono? So can you appreciate something about the people that you live with multiple times a day? E potete dire una buona parola sulle persone che voi vivete insieme tutto il tempo. And can you tell them? Dopo glielo potete dire? Can you speak it out loud? Potete aprire la bocca, Can you send a text message? potete mandare un messaggino, Can you leave a note? lasciare un messaggio. Thanks for making the bed this morning. Grazie per aver fatto il letto stamattina. Thanks for cleaning up last night. Grazie per aver pulito ieri sera. Thanks for, dropping the kids off. Grazie per aver lasciato i figli a scuola. Thanks for the way or I really appreciate the way you handled that situation. Oh, guarda, mi è molto piaciuto come hai gestito quella situazione. You look great in blue, that's your color. Vabbè, il blu proprio ti sta da Dio, è proprio il tuo colore. Anything. Qualsiasi cosa. Looking for the good things, looking for the positive things, Guardare le cose positive, cercare le cose buone and expressing it. e dirle. This is what our children pick up on. Questo è la cosa che i nostri figli colgono. So whatever culture you've created in your home is the culture that your children or the other people that living in your home are also going to pick up and emulate. E appunto è questo, la cultura che avete creato nella vostra casa è quella che i vostri figli o le persone comunque con le quali convivete apprenderanno e continueranno. The last horseman. Ultimo cavaliere dell'Apocalisse. This is called stonewalling. E questo si parla praticamente di lanciare pietre. So think of when either you've been in or you've observed a very unpleasant exchange between two people. E immaginate quando siete stati presenti o avete vissuto o avete osservato uno scambio estremamente spiacevole tra persone. There may be yelling, there may be criticism, there may be defensiveness, there's probably all of that. E può darsi che ci siano delle urla, che ci sia criticismo, che ci sia difensiva, può darsi che ci sia tutto quanto messo insieme. And one person just can't handle it anymore. E una persona a questo punto non ce la fa più. They have gone into a state of survival, Sono arrivati al livello di sopravvivenza emotional survival. emotiva, sopravvivenza emotiva. So on the outside, Per quello da fuori, it almost looks like they're a wall. sembra che praticamente loro siano un muro. It looks like they've completely emotionally checked out. Sembra come se emotivamente si siano completamente assenti. But inside, Ma dentro there's a volcano c'è un vulcano. ready to erupt. È pronto per eruttare. And they may not be able to look at you anymore. They might be looking down at the floor. They might be looking away from you. Non sono più capaci di guardare in faccia la persona, o magari guardano per terra, guardano di lato, guardano dietro, qualsiasi altra cosa piuttosto che guardare dritti. They're getting ready, if they haven't already, to just
run out the door and slam. Run out the room and slam sono the door. pronti, se non l'hanno già fatto, di uscire, prendere la porta e andarsene. They just can't cope anymore. Non ce la fanno più a gestire la situazione. And it usually comes because the other person, E succede perché l'altra persona, like I was saying before, come ha detto prima, and this, and you do that, and this happened, and that happened. c'è questo e quest'altro, hai fatto questo, è successo quest'altro. And it's just like, ah! E loro sono in panico. So so here's the thing. You can begin to sense that you are stonewalling, that before you stonewall, you're about to. E c'è questa cosa che potresti arrivare al livello di capire che sei quasi per prendere sassata una persona. Things start to happen to you physiologically. Fisicamente le cose cominciano a cadere su di te. You might start sweating. Può darsi che cominci a sudare. Your blood pressure starts to increase. Può darsi che comincia ad alzarsi la pressione sanguigna. Your heart rate increases. E si aumenta il battito del cuore. Your pulse increases. E si aumenta le pulsazioni. You might even just start to feel almost like you have a headache. Può darsi che cominci a sentire che hai quasi un mal di testa. That's what we call flooded. E questo vuol dire che sei praticamente pieno. And you're one step away from being stonewalling. Sei semplicemente a un passo del praticamente lanciare piedi. No, Stonewalling è proprio tipo lanciare un muro. Ah, ok, scusatemi. Allora è creare un muro. Persona. Ok, Lanciare pietra è proprio. Scusate, creare un muro. So if either person feels that coming on or observes it in the other person, E per quello la persona sente che questa cosa sta arrivando o sta succedendo all'altra persona. the antidote L'antidoto di questo is to take a break. è fare una pausa. We call it self-soothing. Lo chiamiamo Self-soothing, like you soothe a baby. ok, praticamente è un autopopolarsi. Yeah, so separate. Don't stay together for that few moments at least. Per alcuni momenti dividersi, non stare nello stesso ambiente. And each of you find something that calms you down and distracts you from everything that's happening. E ognuno trovare qualcosa che vi rilassa e che vi distrae da quello che sta succedendo. Read a book, Leggere un libro, take a nap, dormire, run around the block, andare a fare una corsa, fold some passeggiata, laundry, e fare chi piace, non so, stendere il bucato. anything that just distracts you and relaxes you. Qualsiasi cosa vi distrae e vi rilassa. Yoga is very helpful in breathing. Yoga è molto utile, fare pranayama, cioè respirazione è molto utile. Anywhere between 20 minutes and 24 hours. Qualsiasi cosa che va da 20 minuti a 24 ore. That's your window to possibly revisit that conversation and hit the reset button before you do it. E questa è la finestra con la quale probabilmente avete per poter risettare quella conversazione e riprenderla. You can come back together and try again. Potete ritornare insieme e riprovare. So that is a summary of what are they called? Let's ask. What are the 4 things called? Questo è un riassunto di come li abbiamo chiamati quei 4? Four horsemen of the apocalypse. And what are the counter things called? E quali sono queste 4 cose? The antidotes. Che gli antidoti anche? What are the 4 horsemen? Who remembers? Chi si ricorda quali sono i 4? Criticismo, Ok, criticizing. Yeah. autodifensiva, E put yourself in defense. Yeah, defensiveness. Perfect. poi c'era no, il disprezzo, Contempt. Yeah. e poi c'era questo Stonewall. Right. E creare un muro. Yeah. And what are the antidotes? Who remembers the Quali sono gli antidotes? antidoti che si ricorda? primo è la gentilezza, And start. Good. Ok. Cominciare in maniera gentile. Take responsibility. E prendere responsabilità. Appreciation. E l'apprezzamento. Culture. Take a appreciation. break. e la pausa. E fare pausa. Self-soothe. Perfect. Excellent. Does anybody have a question or comment?
C'è qualcuno che ha domanda o commenti? Don't be shy. You have one? Am I counted? Definitely. A real situation? Yeah, absolutely. Ok. E dirò una situazione reale che sto affrontando in questo momento in lavoro e non è da me, non so cosa fare. E the point is, it's actually happening now these days at my job, and I really don't know how to handle it because it's maybe the first time in my life it's happening. I have this colleague that is completely, he doesn't like me in any possible way, and I don't know why. Right. I'm a person that keeps on taking prasadam at the office, like cakes and snacks and everything. He never takes a bit. No. Okay. Nothing. Okay. I ask him something to do. Okay, I'm not he's a designer. I'm doing something different. I don't know his technical language, and he keeps on insulting me because I don't ask him the things in a technical way. Okay. The point is, because karma is very difficult, he's very smart. Okay. I just became his boss. Okay. So now I have a really, really stressful situation because I don't know how to stop this because I don't want a war. But the time he even called my ex-manager, okay, insulting me in very heavy way. Okay, he of course had this the human resources got involved, and he got all these alerts and everything, but still he didn't change his attitude, and I don't know what to do. Okay. Dico in maniera molto breve per chi non ha capito, ho un collega al lavoro il quale letteralmente mi detesta e non so perché. Io sono un tipo che continua a portare prasadam, torte, casini vari, non prende manco un pezzo. E una volta è successo che non ho chiesto una cosa in maniera tecnica, mi ha insultato in tutti i possibili modi, ha chiamato il mio direttore insultandomi in tutti i possibili modi. La cosa divertente è che da oggi sono il suo capo. Però visto che devo gestire un gruppo e io non posso permettermi di avere dentro un gruppo una persona che ha questo atteggiamento e letteralmente non so cosa fare. Okay. I have a two-part response to that. Okay. Okay. Part one is it's important for you to know, and you probably know this, so I'm just reminding you. Ok, sono due cose che si possono dire. La prima cosa da dire è che mi deve ricordare una cosa, probabilmente la somma è giusto che lei me lo ricordi, Is that he has a problem. è che lui ha il problema. It's not your problem. Non è un mio problema, I do know that. Yeah. Sì, questo lo so. Yeah. And you have to keep reminding yourself Sì, so e that, devo continuare a ricordarmi questa cosa. so that you don't take on his problem as your problem. Per quello non incanallo il suo problema come se fosse un mio problema. I know it's affecting you, So che mi influenza, but you have to just be careful to remind yourself that, you know, he has the problem, però devo stare attenta e continuare a ricordarmi che il problema è suo. and part of this part one is, and you're probably already doing this too, so again, it's just a reminder, that he's suffering. Ed è una cosa che parte di questo, tutto questo, che probabilmente lo sto già facendo, però è giusto ricordarselo, che probabilmente lui sta soffrendo. That for somebody to treat somebody like he's treating you, Per trattare qualcuno nella maniera che lui tratta me, even after you've become his boss, anche dopo che sono diventato il suo capo, he is really and truly a suffering and unhappy human being. è sicuramente una persona triste e infelice, e che sta soffrendo. And so you have to dig really deep inside Per quello devo scavare molto nel profondo to find some compassion per trovare della compassione and send that out to him e mandarla a lui, without any expectations. senza nessuna aspettativa nei suoi confronti. It's like if you see somebody out on the street with no home È come se vedessi qualcuno fuori per strada, un homeless senza casa, and they're dirty e sono sporchi, and they're hungry, e hanno fame, you know, you just naturally feel, oh, that poor man. e la compassione è un sentimento naturale. So basically he's in the same boat. Praticamente è sulla stessa barca. He may have a roof over his head. Può darsi che abbia un tetto sulla He testa, may have some money in the bank. ha un po' di soldi in banca, But he has emotional poverty. però ha una miseria emotiva. And however
whatever his relationship with you is, E qualsiasi sia la sua relazione con me, it's a symptom of his relationships with everybody else. è un sintomo delle sue relazioni con tutti gli altri, Which is how we started this Che- talk. che è come abbiamo effettivamente cominciato la conversazione stamattina. If you remember, Se vi way back ricordate, when, this long talk, when I said how we have our relationships in our home is how we have our relationships with everybody. e praticamente come è cominciato, ho detto come a noi abbiamo le relazioni in casa nostra e fa vedere come sono le relazioni insieme con tutti gli altri. Our relationships are just a symptom of our happiness or distress. E le nostre relazioni sono semplicemente un sintomo della nostra felicità o della nostra infelicità. So it would be good for you to just really understand how truly impoverished and unhappy he is. E sarebbe importante per me ricordarmi quando questa persona è veramente misera, è triste e infelice. It's not giving him an excuse to treat No. you that way. Non è che lo sto giustificando che mi tratta così. It's just knowing that he has very little control over his È semplicemente sapere che lui ha veramente poco controllo su di sé. behavior. Yeah. Okay, and then part B, E part two. poi la seconda parte di questo trattamento Really? Yeah, and you may not want to do this, può darsi che non lo voglio fare, and you may have already tried this, o può darsi che ci abbia già provato, and it's a risk. ed è un rischio. However, Comunque, sometimes when we are willing to make ourselves vulnerable in front of other people, delle volte quando vogliamo far sembrare vulnerabili davanti ad altre persone, even people who have treated us really badly, anche persone che ci hanno trattato male, it really throws them off, e in qualche maniera rovescia la situazione, and it also brings out a side of compassion that was buried way deep Not inside. in Oh, his you've face. already tried it. Okay. Okay. Actually, the way I did it to cut, because he was literally throwing stones to me when he was actually attacking me. And at the point I said, okay, you're completely right. I'm a total idiot. I don't understand anything, so make this over. And then he said, yes, you're right. Yeah. So I have already tried it. Right. Yeah, so then this is directly coming from Krishna. Yeah. For a very important and specific lesson for you to learn in this life. Yeah. Beh, sì, come ho detto l'ho già provato, perché quando ovviamente la stazione era diventata fuori controllo, io sono un tipo di persona che non... così, ok, c'ha ragione, sono un idiota, non sono capace. E lui ha detto sì, è vero, sei un idiota. E lei dice che probabilmente è una situazione che arriva direttamente da Krishna, perché io devo imparare a gestire anche questo tipo di situazioni. And some lessons are harder than others. E alcune lezioni sono più difficili degli altri. Ok, that's it. I will let you know how it goes. Yeah, keep me posted. Do we have time for a couple more? 'Cause Abbiamo altre domande? Yeah, we started late, so you can okay, we can go a little longer. put the microphone a little bit. Okay, let me take the question from the prabhu in the back, and then I'll get you guys too. Hi everyone. And now she's the boss of this man. Right. She have to be very good to him. But don't you think that if she fire him, it's a form of compassion? No, la Marina dice adesso sono scioccato, per quello devo essere buona, paziente e compassionevole, ma se lo licenzio magari non gli insegno la lezione. Maybe we'll save that discussion for later, because this could go on, and it's a very valid question, and it almost sounds like maybe the two of you should have it. No, I don't want to. It's not my case. I don't want to fire anyone. Thank you for the suggestion, though. Grazie per il suggerimento, And the però question. è il caso di andare avanti su altri argomenti, perché poi si entra in una situazione dove non si esce fuori. Yeah, I mean, compassion comes in many forms. So. Sì, è vero che la compassione viene comunque in tanti modi. Yeah. Giusto? Thank you. Grazie. Thanks a lot. Sorry. Thank you very much. Yeah. We can talk, maybe we Yeah. can talk later. Okay. Perfect. Thank Perfect. you. You mentioned insecurity and fear complex, and how does this impact
our relationship, how do we develop this kind of mood and behavior, and how do we heal this? In italiano. Hai parlato dell'insicurezza e del complesso di inferiorità, come questo influenza le nostre relazioni, come possiamo guarirlo e qual è il meccanismo con cui noi lo sviluppiamo. Yeah, I mean, first you have to figure out where it comes from. E per prima cosa dovresti scoprire da dove proviene. And I would generally recommend that you would seek professional help. E generalmente consiglierei rivolgersi a un professionista, ad un aiuto da parte di un professionista. That would just be the first step to identify where the beliefs come from. È il primo passaggio per identificare dove quelle credenze provengono. And then deal with them appropriately. E poi gestirle in maniera appropriata. Getting the right kind of treatment. E avere il giusto trattamento. That's a really simple answer. È una domanda, una risposta molto semplice. Ok? I would like, I don't know if you talked about it, came just later. If you can elaborate on spiritual bypassing in relationships, like using spiritual activities, using them like excuses to avoid conversations, anything like that. Or also like in this case, she was saying about inferiority complex, or even using because maybe I'm the man, I know more, I'm older than you, but it's like kind of coming out from Shastras, like extrapolating these things from Shastra and then using it against others, or the partner, the relationship, anything. Yeah. Italiano. Ho chiesto una domanda sullo spiritual bypassing, che è praticamente utilizzare dei concetti filosofici, spirituali, contro le altre persone, o non contro, però comunque per cercare di aggirare magari le emozioni degli altri. Per esempio un esempio pratico è magari dico adesso non posso parlare con te perché devo cantare la japa, per dire che è una scusa messa lì usando una scusa spirituale per aggirare un problema. E gli ho chiesto, applicato anche alle relazioni di coppia e anche alle relazioni con gli altri devoti, se si può dire qualcosa a riguardo. I'm just going to touch on that because that's big. Farò bene un tocco perché è un enorme argomento. So, the symptom of people who are practicing and progressing in spirituality appropriately and healthy is that they're happy and the people in their lives are also happy. Allora, il sintomo che le persone avanzano spiritualmente, che fanno la pratica in maniera corretta, è che loro sono felici e che le persone intorno a loro sono felici altrettanto. That they're joyful and they're peaceful and the people in their lives are also joyful. Sono gioiosi, sono pacifici, sono in pace e le persone intorno a loro lo sono altrettanto. And if that's not present, then there's something wrong. E se questo non è presente, allora c'è qualcosa che non va. And it may be that they're using the teachings and applying them in an ill and inappropriate and misunderstood way. E può darsi che loro usano le scritture in una maniera mallata, distorta e scorretta. And that's why it's so important to have spiritual mentors. Ed ecco perché è così importante avere dei mentor spirituali who we check in with regularly con i quali ci confrontiamo regolarmente and talk about what's going on for us. E con i quali dialoghiamo e diciamo quello che sta succedendo nella nostra vita. And be willing to accept loving correction. E dai quali noi siamo felici di accettare delle correzioni amorevoli. And loving guidance. E anche della guida amorevole, delle istruzioni amorevoli. Generally, it's the people who think they're too smart or too good or too spiritually advanced, or they're just too proud that are the people who have the problems because they're not willing to submit themselves. I don't mean submit in a negative way, but just humble themselves in front of or to more senior, mature
advance people and take loving correction and criticism. Di solito sono le persone che sono troppo orgogliosi, troppo pieni di sé, pensano di essere troppo intelligenti, troppo bravi, e sono queste le persone che non si mettono in una posizione umile e non accettano la guida da altre persone più avanzate spiritualmente di loro. So if you know people like that, just avoid them and respect them from a distance. Se conosci persone del genere, farsi di non Evitale e rispettale a distanza. It doesn't mean they're bad people, it just means they have some limitations. Non sono persone cattive, però fin là ci arrivano. But it's not necessarily your position to decide what those limitations are. Ma non è esattamente la tua posizione capire quali sono i loro limiti. But if you're not enthused and enlivened and inspired by their association, ma se non sei entusiasta e ispirato dalla loro associazione, then you can just respect them from a distance. Per quello potresti rispettarli da distanza. And we were talking earlier about creating a culture of appreciation. E dicevamo prima di creare la cultura dell'apprezzamento. So we can do that with anybody. Possiamo farlo con chiunque. I mean, I could possibly even appreciate something in like Donald Trump. E potrei addirittura trovare qualcosa di apprezzamento a Donald Trump. I don't know how that flies here because you probably don't even know who he is, but okay. But some people here are beyond that. Qualcuno sì, sa chi è Donald Trump. Just think of like a horrible, someone that is so unlikable and so proud and just so arrogant, but there's just got to be something, right? So we want to be able to appreciate something, even though we don't want to. Per quello anche la persona più disprezzevole, in realtà c'è qualcosa che si può trovare di apprezzamento anche se in realtà apparentemente non lo è. And as far as yourself and the people that you intimately associate with, per quel che riguarda te e le persone con le quali tu sei in relazione intima, stay humble, rimani umile, always have mentors, abbi sempre delle guide, and never feel that you're too advanced or too knowledgeable to take guidance and instruction from them. E mai pensare che sei troppo avanzato o troppo bravo per prendere istruzioni e insegnamento. Dipende come uno te lo dà. Anyone? Poi? Io? Sì. A me capita spesso di aiutare le persone. It happens often to me to help people. Ho notato questo, che quando le persone si trovano a dover affrontare situazioni scabrose come un compagno, un marito, un po' queste situazioni un po' di violenza, di aggressività. When people have to handle with partners, spouses that are in a very distressing situation, like even being violent. Io penso che chi sposa una persona di questo genere, a parte che c'è sempre un collegamento tra i due, cioè che si attraggono. Who gets married to people like that, even she thinks that there's always a connection between those two. Questa persona, se lo ama, deve sposare anche la sua famiglia, dove lui è cresciuto, e cambiare lui, se è una persona intelligente che vuol cambiare, o lei, capito? Sperando di poter modificare anche l'educazione che ha avuto. Okay, so he not only has to get married to that person, but also to his family or her family, and actually, as if that person is willing to help him change, but also help him change the story of his family that made him become that violent. Okay, so what's the question? Ok, la domanda è?
La domanda è questo, no? Che spesso questi rapporti non sono così semplici, non si riesce così a sfruttare l'amore di Dio, l'amore, perché sono persone particolari che non condividono questo. But the question is, okay, often simply love of God, just comprehension is not enough to make these people change. So the situation is so complicated that it's you don't even know how to start. I agree. Come una persona deve affrontare. How should a person face the situations? Very difficult. È veramente difficilissimo. Yeah, I agree with you. La mia 100%. soluzione è quello che ognuno A casa sua. a casa sua. Her situation is, her solution is everyone, each one, different houses, different lives. So that's the situation. I agree with you. I think there should be zero tolerance for physical, verbal, or emotional abuse in relationships. È assolutamente d'accordo, zero tolleranza per violenza, per abuso e violenza fisica, mentale e emotiva. Soprattutto decidere se fare figli con questi elementi. And most important, decide whether to have children with those people or not. Agree, 100%. È d'accordo. Perché comunque i cromosomi Because the DNA is there. What's that? The DNA Oh, the is DNA. there. Well, the conditioning. Yeah. Yeah, thank you. Ok, e sì, lei va più. Okay. Non so se riesco a spiegare bene quello che penso perché è un po' complicato. Ok, she doesn't know if she's able to explain herself because it's a bit complicated. Però vorrei dire questo, che molte volte io ho notato che quando abbiamo dei problemi con qualcuno tendiamo a raccontarci nella maniera migliore possibile nei confronti dell'altra persona. Okay, she often observe that when we have issues with someone, we tend to talk about ourselves in our best way towards the person. Okay, tell the best story of ourselves. Okay. E non ci rendiamo conto che molte volte, pur senza volerlo, determinati nostri atteggiamenti possono andare a colpire appunto le insicurezze, le fragilità, le debolezze degli altri. And we don't E da qui abbiamo automaticamente una reazione. And we don't understand that our way of doing actually is going to hit exactly to the point of the insecurities of the people that they think that they're being in defenseless, and but we don't understand that we are doing it. Poi? E queste cose ovviamente anche noi abbiamo le nostre fragilità e le nostre debolezze che possiamo conoscere o non conoscere. And in the same way we have our defenses, our thing that we are less, that we may know or maybe we don't know about ourselves. Yeah. Quindi io penso che almeno quando abbiamo una relazione conflittuale con qualcuno dovremmo cercare di tornare indietro per vedere se nel nostro comportamento c'è stato qualcosa anche di involontario che ha determinato quella reazione. Okay. She thinks that she wants to say is that when we have a kind of conflictual relationship with someone, we should go backwards and see if we in a kind of way make this start with one of our behaviors. Yeah. Of course, unwittingly. Right. You know what they say? I'm not inside, but like I not have one compassion. Right. I get that. Yeah. So she's just giving a comment. And Yes, exactly. Just giving a comment. Yeah. Thank you. In qualche caso non è possibile fare qualcosa, però il fatto di averlo comunque capito ci può aiutare anche ad avere più comprensione, più compassione verso l'altra persona. Often happens that there is no solution, okay? But what actually is that behaving like that increases our comprehension and our compassion. Right.
agree, and I get more into that in part 2 of this. Sì, lei è d'accordo soprattutto sulla parte seconda di quello che ha detto. Okay, last one. Thank you. Ultimo. Thank you so much. Siamo Hare Linda? Krishna. Thank you. Thank you very much for the wonderful class. And so, my question, I would like to ask for your advice and your opinion. So, in terms of sharing Krishna consciousness and introducing others to Krishna consciousness, and I guess help new Western people to come to Krishna consciousness and inspire them to grow in Krishna consciousness and to stay in Krishna consciousness. What is your opinion? Do you think we need to, I mean, it's a rhetorical question, probably the answer is yes, but how to do it? How to implement this emotional intelligence or emotional counseling or emotional awareness in the outreach and in the preaching, in the cultivation of new Western young bhaktas, in a way that they grow healthily and Well, you have to educate them. Oh, I'm sorry. velocemente come applicare questo counseling delle emozioni e delle relazioni per aiutare le persone che si avvicinano alla bhakti e che vogliono crescere in maniera sana nella bhakti. Sì. Qual è il suo punto di vista e il suo consiglio? Yeah, so first of all, you have to love them. Soprattutto, prima cosa dovresti amarli. You just have to give anybody new or potentially new so much love. E qualsiasi persona nuova o potenzialmente nuova, così tanto amore, così tanto affetto. Just so much love and kindness and tolerance and patience. Amore, tolleranza, affetto e comprensione. And then we spoon feed them. E poi dobbiamo darli praticamente, invocarli. Because most people are not going to be able to eat the whole meal all at once. Perché tanti non saranno capaci di mangiare tutto il pasto tutto insieme. And with each new bite, E con ogni singolo morso we share a little bit more. e condividiamo un po' di più. And if at any time they've just eaten too much and they're not digesting it well, E se succede che magari hanno mangiato troppo e non hanno digerito bene, then we give them all the digestive aids that they need. poi gli diamo tutto quello che gli serve praticamente per fargli digerire. And that's explaining things to the best of our ability. E quello vuol dire spiegare le cose nel migliore delle nostre abilità. And introducing them to people who we trust and feel have explained things to us to help us get to the next level. Facendoli conoscere le persone che noi ci fidiamo, le persone che noi ci hanno aiutati a comprendere le cose in maniera migliore. And it also may mean keeping them away from people who haven't digested well. E anche tenerli a distanza da altre persone che altrettanto non hanno digerito bene. You know, people who don't have healthy, well-balanced views and understandings of Krishna consciousness. Persone che non hanno visioni sane, equilibrate e corrette della coscienza di Krishna. And we shouldn't be naive or surprised to know that there are those people out there. E non dobbiamo cadere dalle nuvole o essere sorpresi scoprendo che effettivamente ci sono persone così fuori. That's just the world that we live in. È semplicemente il modo in quale viviamo. And you're going to find what's going to reinforce what you believe or want to believe. E semplicemente tu troverai quello che tu vuoi credere o quello che tu vuoi voler credere. So there's always going to be that section of individuals who are going to look at things from an unhealthy, toxic, sort of spiritual bypass, sort of, you know, extremist, you know, pluck this and pluck that out of, you know, the teachings to reinforce what they think and believe. E c'erano sempre quelle persone tossiche e non salubri che andranno magari distaccate, che andranno a prendere pizzichi e bocconi di quello che a loro serve semplicemente per rinforzare il loro credo. So you just have to do yourself to protect
your little ducklings from those types of people. Per quello dovresti anche metterti in condizione di salvaguardare i tuoi pulcini da quelle persone che sono così tossiche. And give them enough good association, enough spiritual nourishment, enough of a healthy community so that if and when they do connect with those people, it won't just blow their minds. E far sì di dare a quelle persone così tanta buona associazione, così tanta buona conoscenza, così tanta buona spiritualità, che quando eventualmente loro entreranno in contatto con quelle persone tossiche non li influenzerà, non li farà virare direzione. Yeah. That's all I have to say on that one. Okay. All right, well, thank you. It was so nice sitting with you. Grazie a Thank tutti. you for tolerating. You can explain the dance your daughter will do now? I think she'll explain it. Oh, okay. She's ready? here. And I think we'll have to move everything back too, Yeah. right? Adesso dobbiamo tornare un po' indietro che ci sarà un'altra danza. Sua figlia? Bella, che sono? Ci ha messo tantissimo. Devi spostarti indietro. Mentre aspettiamo che la danzatrice si prepara, abbiamo un po' il darshan delle divinità che oggi sono particolarmente Siamo quasi pronti. Due stili di danza diversa. La prima era Kathak e questa sarà, adesso ce lo spiegherà che danza sarà. Questo è Bharatanatyam. Bharatanatyam? Bharatanatyam. Aspetta, guardate che sennò sentono tutti, qua c'è la diretta. Ah, aiutami. Contabili. La serata delle danze. Quanto ci vuole? We're just arranging the sounds. Wait, your one is lead us the way, right? It doesn't. No, mine is 8. I tried this, so
cercando di preparare. La musica, perché danzerà con la musica, appunto, se no non è una danza. Vuoi riprenderla tu? Non ce la faccio più a riprendere. No, dopo quando comincerai a danzare, ok? Mi si incrociano gli occhi. Tutto bene? Dai, sono contenta che sei arrivata. Sì, sono arrivata un po'... Vabbè, meglio che niente. Sto aspettando perché c'è la diretta. Ah, certo. Però non riescono a mettere la musica. Sempre un problema per Se no io